Io non sapevo cosa fare come primo video per un canale di cucina. Allora ho provato a farmi, diciamo, trasportare dagli eventi odierni e ho deciso di fare questo piatto, ovvero il risotto alla milanese, e dedicare questo video, questo piatto, queste ricette a due grandi chef della cucina italiana. Il primo, che purtroppo è scomparso qualche giorno fa, ovvero il maestro Fusari, che è uno chef di Brescia, qua di queste zone. Il secondo è Gualtiero Marchesi. Quindi proverò a mettere la tradizione e provare a trasformare un risotto alla milanese classico in un risotto gourmet. Vediamo gli ingredienti. Gli ingredienti per preparare il riso alla milanese sono riso carnaroli, brodo di manzo o acqua salata, cipolle o scalogno, grana padano, burro, vino bianco e zafferano. Come prima cosa dobbiamo tenere un brodo caldo. Nel frattempo in un pentolino mettiamo a sciogliere una noce di burro. Sbucciamo una cipolla e la tritiamo grossolanamente. Successivamente la inseriamo in un mortaio e la pestiamo. Inseriamo la cipolla nel burro e lasciamo soffriggere. Quando la cipolla imbiondisce aggiungiamo il riso e lo lasciamo tostare. Quando il chicco comincia a diventare traslucido sfumiamo con del vino bianco. Una volta evaporato il vino aggiungiamo gradualmente brodo e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Mi raccomando, fuoco basso. Finiti questi 10 minuti di cottura aggiungiamo lo zafferano. Una volta mescolato per bene, mantechiamo con burro e grana padano e lasciamo riposare il nostro riso per qualche minuto. Circa una ventina di grammi. A cottura ultimata e a riposo fatto, impiattiamo. E questo è il metodo tradizionale del risotto alla milanese. Vediamo ora come creare un risotto alla milanese con un metodo un po' più complesso e gourmet. Come prima cosa dobbiamo tritare grossolanamente uno scalogno e dobbiamo inserirlo in un padellino con all'interno del burro. Quando il burro comincia a sciogliersi aggiungiamo del vino bianco, lo lasciamo sfumare e una volta fatto ciò filtriamo il tutto in modo da eliminare lo scalogno e mantenere soltanto il burro aromatizzato, che in questo caso verrà chiamato burro acido. Il burro acido ottenuto all'interno del freezer o in abbattitore in modo da risolidificarsi. Facciamo tostare a secco il riso. Una volta che il riso è tostato aggiungiamo l'acqua salata precedentemente scaldata e lasciamo cuocere per circa 10 minuti a fuoco basso. Una volta passati 10 minuti di cottura aggiungiamo lo zafferano e mantechiamo col burro acido e il grana padano. Una volta mantecato lasciamo riposare per un paio di minuti. Una volta che il nostro risotto è riposato possiamo andare con l'impiattamento, che, come il maestro vuole, va fatto rigorosamente con una foglia d'oro. E questo è il metodo Marchesi o metodo gourmet. Tradizione e innovazione. Stessa ricetta, due modi diversi di farla. La prima, molto pesante, con questo brodo di manzo, con una quantità di burro anche abbastanza elevata. La seconda, stessa quantità di burro, ma chiarificato, acido e chiarificato.
anche il colore, se notate, è diverso. Quindi io vi lascio con questo risotto alla milanese preparato come vuole la tradizione e come vuole l'innovazione. Io vi lascio l'articolo di Giorgio e noi ci vedremo al prossimo video. Ciao! Insieme alla cotoletta alla milanese e al panettone, il risotto alla milanese è uno dei piatti più conosciuti e tipici della cucina lombarda. Come molte altre ricette della nostra tradizione, nacque anni fa, intorno al 1574. Venne servito alla tavola di un matrimonio, più precisamente al matrimonio della figlia di uno dei vetrai addetti alla costruzione del Duomo di Milano. I suoi colleghi, infatti, chiesero che fosse aggiunto al classico risotto al burro dello zafferano, spezia utilizzata all'epoca per la realizzazione di vetri colorati. Riscosse un enorme successo sia grazie al suo colore giallo, simile all'oro, quindi simbolo di ricchezza, sia per le proprietà benefiche dello zafferano stesso. Oggi il risotto alla milanese viene servito sia come primo, con l'aggiunta di midollo di bue, sia come contorno per un altro piatto molto conosciuto e apprezzato della tradizione milanese, ovvero l'ossobuco. Il risotto in generale non ha una ricetta vera e propria. C'è chi utilizza il soffritto, chi tosta il riso a secco, chi lo sfuma con del vino, bianco o rosso che sia. Insomma, ognuno ha la propria ricetta. Posso dirvi però che la ricetta depositata a Milano prevede l'utilizzo del soffritto di cipolla, del burro, del midollo, ma non del vino, che andrebbe a coprire il sapore e i profumi dello zafferano. Quest'ultimo, inoltre, deve essere aggiunto in un momento ben preciso. Se utilizziamo uno zafferano in pistilli, va inserito nel risotto insieme al liquido di cottura all'incirca 2 o 3 minuti dall'inizio della cottura. Invece, se utilizziamo quello in polvere, sempre con l'ausilio di un liquido, va aggiunto a fine cottura, per non disperderne gli aromi. Non c'è bisogno di dirvi che un buon risotto necessita di una mantecatura come Dio comanda, quindi anche per il risotto alla milanese vanno utilizzati burro e formaggio. Per rimanere in tradizione, utilizzate se possibile del grana padano grattugiato e, con il classico movimento di polso del cucchiaio, si vanno a creare delle onde. Infine, il risotto va fatto riposare qualche minuto, visto che come ogni cottura si sta facendo una violenza al cereale, se così la possiamo definire, in modo da ottenere una cremosità e una consistenza incredibile. Per quanto riguarda il midollo, inizialmente veniva tritato e aggiunto al soffritto in modo da farlo sciogliere poi in cottura. A chi piace però è possibile rosolare un midollo intero in padella e adagiarlo alla fine sul risotto. Per quanto riguarda il lato gourmet, anche il risotto alla milanese ha subito le sue variazioni. Il più celebre, neanche a dirlo, è il riso oro e zafferano di Gualtiero Marchesi, il padre della cucina italiana. Se notate, non l'ha chiamato, o meglio non l'ha chiamato risotto, ma riso. Infatti, negli ultimi anni la preparazione del risotto è stata, come dire, alleggerita. Inizialmente il risotto era molto sostanzioso e compatto per via della quantità non indifferente di burro e formaggio utilizzati. Ora la parte grassa è stata ridotta notevolmente, addirittura in molti prediligono l'utilizzo dell'acqua invece del classico brodo per la cottura. Da qui il motivo per cui si preferisce chiamarlo riso e non risotto. Tornando alla ricetta di Marchesi, la sua più grande peculiarità sta nell'utilizzo del burro acido o beurre manier, una preparazione di origine francese. Questo burro consiste nello stufare la cipolla con del burro, una volta cotta la si sfuma con del vino bianco ottenendo una sorta di salsa, la si filtra con un colino e la si lascia raffreddare. Una volta fredda si aggiunge del burro leggermente morbido in modo da amalgamare questa salsa con esso e ottenere appunto le beurre manier o burro acido, da utilizzare poi per la mantecazione del riso. Una volta disposto il riso sul piatto, Marchesi aggiungeva la classica foglia d'oro, impalpabile, 24 carati come decorazione e tocco di classe. Il 14 dicembre del 2007 la Giunta Comunale milanese ha concesso il riconoscimento di denominazione comunale alla ricetta del risotto alla milanese. Per chi non lo sapesse, la Deco è una nomina che indica l'appartenenza di un piatto alla tradizione e al territorio. È un emblema cittadino, in modo da far riconoscere il piatto all'estero, ma comunque tenerlo stretto al proprio territorio.